Signore e signori, ben arrivati al nostro quinto episodio del format Top 3 Crypto 2025. Questo è l'episodio di maggio e oggi metteremo la veste del banchiere centrale. Infatti ieri ha parlato Powell, non ha detto assolutamente niente di nuovo, ma noi invece oggi porteremo qualcosa di incredibilmente interessante legato al mondo dei money market, legato al mondo dei tassi di interesse, e saranno 3 progetti che hanno dimostrato di essere nella top forma, nella classifica di quei progetti che hanno prodotto meglio, che stanno sviluppando innovazioni più interessanti, e un ultimo progetto, quindi ti consiglio di rimanere fino all'ultimo, fino al terzo progetto di oggi, perché è ancora in fase di testnet, ma ha già ottenuto tantissima attenzione e sta proponendo un prodotto che ancora non avevamo mai visto nel mondo cripto. Quindi benvenuto cripto investitore. Se non ci conosci, lascia un bel like, un bel commento, iscriviti al canale. Se invece sei parte della ciurma, commenta subito cippino all'interno del commento per essere il primo a supportare il nostro contenuto. E noi partiamo con la presentazione di oggi. Andiamo. Eccoci arrivati, cripto investitore. Presentazione maggio 2025. Qui i primi 3 progetti, qui i primi 3 spoiler su che cosa andremo a vedere. Io sono sicuro che almeno un paio di questi li conoscete, ma l'ultimo sono sicuro che non molti lo conoscono. Quindi partiamo, iniziamo subito. Euler Finance, la lending super app, ossia una lending platform che va a rimodellare le sue fondamenta, le sue primitive, per renderla modulare e permettere agli utenti di avere un'efficienza sul capitale finora mai vista. Una cosa interessantissima di Euler è la sua storia. Nel 2023 viene hackerato per, se non mi sbaglio, circa 200 milioni di dollari, e nel settembre 2024, dopo aver recuperato i fondi, fatto audit di sicurezza, rimmaginato la struttura della piattaforma, lanciano la V2, che va a scomporre, come dicevamo, in moduli le funzionalità primitive del lending market, e va ad offrire quindi un'esperienza utente estremamente personalizzabile, con vault che permettono il deposito sia per chi vuole solo blue chip e un interesse relativamente basso, sia per chi invece vuole ingaggiare con il mondo della leva, con mercati più esotici, e quindi esporsi a un maggiore rischio, ma dall'altra parte rendimenti incredibilmente succulenti. Infatti quello che vi consiglio di fare appena finito questo video, andate a controllare subito su Euler quali sono le migliori pool in base al vostro rapporto rischio-rendimento, in base al vostro profilo di rischio, per iniziare subito a valutare se potete iniziare a guadagnare tramite questo lending market. Interessante proprio è il concetto di vault riutilizzabili. Infatti Euler permette di depositare all'interno di Vault, ottenere le ricompense di quel Vault e riutilizzarlo come collaterale in un altro Vault, quindi in un altro luogo dove posso andare a ottenere ulteriori ricompense, creando questo lego di liquidità all'interno della piattaforma, che porta maggiori volumi, maggiori fees, maggiore utilizzo per Euler, e per noi utenti ci permette di avere una migliore allocazione del capitale, un maggior rendimento sul nostro capitale, che prima era depositato in un Vault e abbandonato a se stesso. Invece ora possiamo riutilizzarlo all'interno di un altro Vault, e questo crea proprio questo flywheel, questo volano che stiamo osservando qui. L'utente deposita all'interno di Vault che possono essere utilizzati come collaterale. Questo collaterale può essere utilizzato da altri Vault per ottenere nuove ricompense. Questa nuova utilità aumenta l'interesse degli utenti, gli utenti depositano all'interno della piattaforma e quindi permettono un maggiore utilizzo dei Vault, e questo si ripotenzia da solo in questo circolo potenziante. Benissimo, andiamo a capire quali sono gli elementi caratteristici di Euler. Intanto qui vi ho lasciato su DeFi, Dune, DeFi Lama, Dune, Token Terminal, vi ho lasciato tutte le dashboard per studiare i KPI di Euler. Cosa interessantissima, l'ERC4626, che è lo standard che permette la creazione di yield bearing vault, quindi vault che guadagnano interessi grazie magari a APY esterni o APY derivanti dal lending, così che possano essere utilizzati come singolo token per collaterale da un'altra parte, da un altro vault. Quello che abbiamo appena spiegato, l'ERC4626 è alla base di questa possibilità. 3 tipologie di yield su Euler: lending APY, intrinsic APY e reward APY. Qual è la differenza? Lending APY, molto semplice, le ricompense del lending. Intrinsic APY sono ricompense ottenute da fonti esterne. Immaginiamo un PT di Pendle che viene depositato, avrà sia il lending APY sia l'intrinsic APY, e magari può avere anche il reward APY, che sono incentivi tipicamente esterni rispetto a appunto intrinsic e lending. Un esempio è, lo vedremo tra poco, REUL, che è un metodo di ricompensa
per la per il Vault. Ottimo funzionamento del liquidation event, quindi l'utilizzo della leva, l'utilizzo dei costi operativi e le liquidazioni sono estremamente ottimizzati. Hanno anche una user interface e una user experience decisamente fluida, quindi vi consiglio di smanettare un po' sulla piattaforma per capire meglio come funzionano queste funzionalità. Arriviamo ora alla parte su EUL token, quindi il token EUL ha una supply di 27.182.818 token EUL, ripreso questo numero da il numero di Euler, che è un numero utilizzato, una costante utilizzata per andare a valutare la crescita o la decrescita esponenziale di una successione di numeri, quindi andare a valutare in soldoni l'interesse composto. Non viene utilizzato solo per questo, ma in tanti campi la crescita esponenziale è calcolata tramite il numero di Euler. E niente, era solo una curiosità per capire di più da dove derivasse questo nome antico. Altri due elementi che sono sicuramente interessanti è il fee flow, quindi il fatto di convertire i reward prodotti dai Vault in token EUL generando pressione di acquisto, e gli incentivi in REUL che possono essere o ottenuti subito burnando l'80% di quanto ottenuto, quindi creando nuova domanda e nuova pressione positiva per il token EUL, oppure un vesting di 6 mesi, quindi le reward non possono essere istadampate a mercato. Interessante vedere anche i backers di EUL, che sono i principali sono Lemniscap, Paradigm, Coinbase, Uniswap, Jane Street, e però hanno ottenuto una buona percentuale, quasi un 40% di token EUL, quindi attenzione alla pressione di vendita. Soprattutto andate a controllare su Tokenomist qual è il rilascio e fate attenzione a particolari cliff legati proprio a questi cohort, quindi queste diciamo questi momenti in cui hanno ottenuto i vari round di finanziamento. Molto bene, passiamo ora al secondo progetto del Top 3 Crypto di maggio 2025. Abbiamo parlato di tassi di interesse, abbiamo parlato di gestione, di guadagno, di trading sui tassi di interesse. Chi è il leader indiscusso di questo settore? Beh, ora lo vediamo subito. Stiamo parlando di Pendle. Esatto, sì, Pendle, il famoso protocollo dove si tradano e si ottengono rendimenti stellari, dove si farmano punti a manetta. Esatto, proprio lui. Parliamo di Pendle perché Pendle ha appena fatto uscire una notizia bomba. Ma ci arriviamo con calma, cerchiamo di spiegare per chi non ha l'assoluta idea di che cosa sia Pendle, come questo funziona. Bene, Pendle sostanzialmente permette di ottenere due tipologie di strumenti, quindi di operare e di svincolare l'asset dal suo rendimento. Quindi tu depositi un asset che ha un rendimento intrinseco, Pendle ti permette di ottenere o un PT, quindi un principal token che ti permette di fissare il rendimento e di riottenerlo alla maturity, quindi ci sono delle scadenze ovviamente su Pendle, oppure l'YT che invece ti permette di speculare sull'oscillazione del tasso di interesse. Ora Massi su questo ha fatto un deep dive incredibile, corri a vederlo, se non sei abbonato al nostro canale peggio per te, ti stai perdendo la vera salsa. Se invece sei abbonato, corri a vedere il deep dive fatto da Massi su Pendle perché va nel dettaglio sia degli aspetti tecnici sia degli aspetti operativi. Benissimo, Pendle ha una tokenomics che è arrivata abbastanza alla sua fine della parte di inflazione, quindi abbiamo non andremo a subire grandi sblocchi o grandi pressioni di vendita su questo asset. E una cosa interessante da osservare, a parte vabbè la distribuzione, gli incentivi di liquidità al 50%, team 17, ecosystem 14, investor 12, liquidity 5, quindi insomma c'è un buon 50% destinato agli incentivi nell'ecosistema, ma è interessante vedere come, guardate qui, pump dell'inflazione, dump dei token. Quindi hanno giocato sul fatto di aumentare l'inflazione in maniera importante durante le fasi finali, diciamo, del bear market, quindi durante la parte di bear market, così che potessero poi beneficiare di un'ottima performance del prezzo durante lo sviluppo del nuovo bull market. Quindi hanno giocato bene anche di tempismo su quando far uscire e come inflazionare il token. Benissimo, abbiamo capito la differenza tra PT e YT, e nel momento in cui noi vogliamo ottenere uno dei due o interagire con la piattaforma, dobbiamo sostanzialmente ottenere il token SY, che è lo standardized yield, che poi può essere scomposto in PT e YT.
Un altro elemento fondamentale della piattaforma Pendle è il suo Automated Market Maker e il suo meccanismo di vie, quindi dove puoi andare sostanzialmente a incentivare determinati pool con i tuoi vie Pendle. Quindi puoi andare ad ottenere il base APY più il voters APY più il boost dato dall'LP. Quindi ci sono diverse possibilità di guadagno su Pendle. Sono davvero interessanti. Pendle è davvero uno di quei prodotti che, nonostante la sua complessità, è riuscito a resistere ai momenti critici di mercato senza particolari incidenti ed è riuscito anche piano piano ad educare le persone a conoscere i due Pepo che vediamo qui nella slide, il Pepo dell'YT e il Pepo del Principal T. Questi vabbè sono poi da conoscere più nel dettaglio, su Pendle bisogna fare delle buone ricerche, però controllatelo sia dal punto di vista dell'andamento del prezzo del token, sia dal punto di vista dei rendimenti che si possono ottenere in piattaforma. Bene Matte, ma ci hai parlato di un grande annuncio da parte di Pendle che è il motivo per cui l'hai portato, adesso ci arriviamo. Pendle ha lanciato di recente la sua versione 2, che ha tutta una serie di elementi interessanti, ma le due novità incredibilmente rivoluzionarie che sono state lanciate da Pendo sono Citadels, quindi la creazione, l'integrazione di ecosistemi non EVM, della finanza tradizionale, quindi strumenti di finanza tradizionale, e anche di fondi islamici, quindi legati più al mondo degli Emirati. È interessantissimo aprire le porte alla creazione di rendimenti per non EVM user, quindi tutte le alternative L1, Aptos, Sui, Sei, Solana, bla 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 bla. Tutti questi che hanno delle potenziali yield bearing token potranno avere una loro zona su Pendle, quindi potranno avere, essere integrati anche su Pendle. Potremo aprire all'utilizzo e alla scomposizione dei rendimenti di strumenti istituzionali, immaginatevi i bond messi su Pendle, la cosa mi fa impazzire solo adesso, e poi anche gli Islamic Fund, quindi immaginate il max bidding dello sceicco che ha i suoi futures, i suoi options, la maturity delle options sul petrolio che vuole portarlo su Pendle, ragazzi. A parte diciamo, l'approccio goliardico a questi aspetti, Pendle sta davvero aprendo le porte a una gran cascata di liquidità all'interno dei suoi prodotti. Ma non solo, perché questo non è la ciliegina sulla torta, la punta di diamante del suo aggiornamento. Infatti la punta di diamante è Boros. Boros andrà a incrementare i volumi di Pendle di almeno 10 volte ragazzi, perché stiamo parlando di una piattaforma. Qui abbiamo capito che ci sono yield bearing token, quindi ST Ether, Staked DAI, token cripto che tu depositi e che ottengono dei rendimenti, e io posso andare a giocare su questi rendimenti o a renderlo fisso o a speculare sulla crescita o l'abbassamento di questo tasso. Ma c'è un altro strumento nel mondo cripto che offre dei rendimenti, e sono i perpetual futures. Sono i tassi di funding. Immaginatevi un'applicazione che è Boros a tutti gli effetti, che permette di scollegare il rendimento del futures dal suo interesse, dal suo funding rate. Ci sono un sacco di progetti da Ethena, 1000 altri che lavorano e che godrebbero ad avere un rendimento fisso sulle proprie operazioni di futures e sulle proprie operazioni di funding. Quindi io sono davvero curioso di vedere Boros in attività, sono davvero curioso di vedere l'intensità dei depositi e l'intensità di utilizzo, perché Pendle sta davvero puntando oltre la luna. Abbiamo affrontato anche il secondo progetto del nostro top 3 cripto di questo mese. Arriviamo alla chicca finale. So che molti di voi avranno scorso fino alla fine solo per vedere questo progetto. Va bene, vi perdono. Siete arrivati alla fine dell'arcobaleno, al pentolone dei folletti con le monete d'oro. Ovviamente esagero per finalità drammaturgiche, non pensate che questo sia il progetto che vi svolterà la vita, chi lo sa, anche perché non ha ancora un token, potete solo farmare points, che in questo caso sono chiamati seed. Vi ho lasciato abbastanza sulle spine? Volete vedere il terzo progetto? Andiamo subito. Eccoci arrivati, cripto investitore. Soul Protocol, un cross-chain money market. Quindi come Euler abbiamo portato un nuovo lending market, ma che ha delle caratteristiche rivoluzionarie. Vediamole insieme. Prima di tutto parliamo delle cose che ci interessano, quindi il fatto che ha appena lanciato la testnet, veramente da pochissime settimane, quindi potete essere i primi a provarla, i primi a farmare e posizionarvi in anticipo su un trend che ancora non è diventato mainstream, e promettono effettivamente un airdrop sostanzioso, anche se non è tanto l'airdrop che ci deve interessare, perché hanno una vera e propria ICO in corso, quindi avranno un initial coin offering, quindi andremo a prendere delle reward, sì, ma probabilmente partecipare all'ICO è il modo migliore per posizionarsi early su questo progetto. Interessante andare ad osservare
la parte di seed, quindi puoi andare con delle varie task tutte guidate in stile layer 3 per intenderci. Se non sai cos'è layer 3, scrivilo qui sotto nei commenti che cos'è layer 3. Vogliamo sapere cos'è layer 3, vi faccio un super video su layer 3 che è un'applicazione fantastica. Quindi tutto guidato, dovete solo andare a lavorare all'interno della testnet seguendo le loro indicazioni, andate a guadagnare questi seed che vi permettono a tutti gli effetti di ottenere delle ricompense in Soul Token. La distribuzione della tokenomics, la SO allocation è in questa maniera, quindi 22% la foundation, un po' tanto, 2% gli advisor, sufficiente, tra ecosystem e liquidity abbiamo oltre 30%, public sale verrà destinato il 25%, quindi una fetta sostanziosa alla parte di ICO, e poi abbiamo un altro 18% tra core contributors e pre-seed, quindi in totale diciamo che abbiamo un 40% di asset a terze parti e il restante 60% distribuito tra public sale, ecosystem e liquidity. Quindi insomma, non proprio così fair come lancio, però da tenere in considerazione, perché non è tanto quello che il token promette, ma quanto quello che il lending market cross-chain promette, che è davvero fantastico. Ragazzi, adesso ci arriviamo. Vi spiego che cos'è Soul Protocol. È arrivato il momento. Ecco, voglio parlarvi di Soul Protocol introducendo alcuni elementi recuperati dalla loro documentazione. Allora, innanzitutto diamo un po' di contesto. Soul Protocol è un lending market. Ad oggi i lending market sono da tutte le parti, su tutte le chain, e creano silos di liquidità frammentata, quindi non raggiungibile, non integrabile, non customizzabile tra varie chain. E questo è quello che cerca di risolvere proprio Soul. Come? Adesso ci arriviamo. Vedete, con questa creazione di diversi silos, la frizione dell'esperienza utente è garantita e abbiamo normalizzato questa complessità. Siamo ormai abituati a dover muovere, spostarci tra i protocolli, bridgiare, ma non dovrebbe essere così. Infatti questo non è altro che un prodotto, un byproduct of a system lacking integration, quindi è il prodotto di un sistema che è carente di integrazioni, quindi non ci sono integrazioni tra i protocolli, dobbiamo fare strade complesse per arrivare da un punto all'altro, lo abbiamo normalizzato, ma nel momento in cui queste integrazioni nascono, il problema potrebbe essere risolto. Infatti, un elemento fondamentale che Soul promuove è l'unione, la connessione tra differenti protocol di lending, che permette di avere un prodotto, ok, un layer che fa muovere il capitale nella maniera più efficiente e che faccia da coordinatore tra i vari lending market, astraendo la complessità di muovere i fondi tra un lending market e un altro. Quindi Soul è proprio un layer di connessione dove puoi fare plug and play di vari lending market e muovere la tua liquidità tra questi senza dover preoccuparti dei complessi movimenti per cambiare da una chain all'altra, da un protocollo all'altro, da un vault all'altro. Insomma, monoclick, puoi andare a creare delle strategie di lending incredibilmente articolate. Ultimo punto che vi voglio far vedere è proprio questo di cui abbiamo appena parlato, il fatto che Soul non è un lending protocol, ma è un plug and play infrastructure layer, quindi è un layer di base in cui io posso connettere e far collaborare diversi lending market. E loro non vanno a depositare i fondi all'interno di Soul, li vanno a depositare direttamente all'interno del lending protocol. Quindi non c'è un rischio connesso al deposito all'interno di Soul. Soul solo orchestra, opera come orchestratore, come regista dei movimenti dei tuoi asset tra i vari lending market. Tu devi solo interagire con Soul per dargli il permesso di fare al posto tuo quei movimenti complessi che richiedevano appunto lo spostarsi tra una rete e l'altra, il bridge, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi si inserisce nella fase di logistica dei tuoi fondi, non nella fase di detenzione. E questo è anche un altro aspetto che secondo me è incredibilmente importante. Vedete, questo è un po' come funziona. Abbiamo su Ethereum lending market di Aave, di Compound, poi questi due li abbiamo anche su Arbitrum, li abbiamo anche su Avalanche, e io creando questi cluster, che è un elemento caratteristico del protocollo Soul, vado a connettere queste due chain. Quindi io posso avere un subaccount dove ho connesso Ethereum con Arbitrum, un subaccount dove ho connesso Ethereum, Arbitrum, Avalanche e Base, per fare un esempio. E su Ethereum Arbitrum gestisco un'operazione di arbitraggio tra i lending market, tra i due protocolli. Su quello più espanso invece vado a caccia della migliore liquidità, li gestisco separatamente ma creando dei cluster unici all'interno dei quali io posso muovere i fondi senza particolari frizioni. Fighissimo.
fighissimo, ragazzi. Questo è davvero qualcosa che potrebbe risolvere il problema della frammentazione della liquidità. Ma andiamo a vedere qualche dettaglio in più. Infatti, il token Sol ha un flywheel da non sottovalutare, il token SO ha un flywheel da non sottovalutare. Si parte infatti con la generazione di revenue da parte del protocollo, che vede la sua attività, vede il lending e il borrowing, vede le fees per fare le transazioni cross-chain e quindi generiamo a tutti gli effetti dei rendimenti, ok? Vedete? Supply and borrowing, loan optimization, liquidation, cross-chain operation, questo è dove arrivano le revenue di Sol. Dopodiché parte di queste revenue è usata per comprare, fare buyback di SO token, quindi vanno a comprare direttamente a mercato e riducono la circulating supply. Quei token che sono stati comprati vengono poi ridistribuiti tramite meccanismi di incentivo alla piattaforma, incoraggiandoli a depositare su determinati pool. Quindi fanno delle revenue, con quelle revenue comprano il token Sol e lo ridistribuiscono ai propri utenti indirizzando la liquidità su dei determinati vault. Questi maggiori incentivi portano ovviamente il TVL ad aumentare, perché la gente vede l'incentivo, deposita e vuole ottenere ricompense migliori e questo aumento generale della partecipazione porterà a maggiore interesse verso il token SO, che verrà poi messo in staking. Ecco, lo staking del token SO permette di partecipare a parte delle revenue, quindi parte vengono usate per comprare token SO, parte vengono ridistribuite agli staker e porta questo automaticamente a un maggiore ricircolo di tutta questa ruota, perché maggiore interesse porta maggiori pressioni d'acquisto sul token SO, porta maggiori depositi all'interno della piattaforma, porta maggiori revenue che portano a maggiore buyback, che portano a maggiori incentivi, maggiore TVL in crescita, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi molto, molto interessante anche la tokenomics alla base di Sol token. Vedremo come poi verrà gestito al lancio, a che prezzo verrà l'ICO, insomma, è un token ancora non lanciato, quindi possiamo gasarci per le qualità del progetto, ma ancora non siamo arrivati alla ciccia vera, vogliamo vedere i risultati finali. Benissimo, vi saluto con un ultimo dettaglio su cui voglio farvi riflettere, che è la lotta continua che abbiamo in questo periodo tra i cross-chain layer, che sostanzialmente alcuni si basano sulla messaggistica cross-chain, come Layer 0, tra l'altro SO è proprio basato su Layer 0, questo mi ero giusto dimenticato di accennarvelo, che funziona tramite un metodo di messaggistica in cui i messaggi vengono mandati tra una chain e l'altra, c'è il mint e il burn degli asset, abbiamo bisogno di un meccanismo di cross-chain communication comune, possono essere trasferite anche informazioni, dati, però è scalabile solo fino al livello in cui è scalabile il layer principale su cui si fa il settlement delle informazioni, dei messaggi. Quindi molte volte c'è un po' un problema di scalabilità del layer 1 che tipicamente poi torna a essere Ethereum. Quindi è un po' un problema in questo senso, però è molto sicuro. Dall'altra parte invece abbiamo il modello tramite intenti. Okay? Ce ne sono tantissimi di progetti che sviluppano tramite intenti, uno dei principali che mi viene in mente è Across, Hyperlane, ce ne sono tanti, che sostanzialmente portano sempre gli asset nativi da una parte all'altra, non c'è mai un token derivato, e questo avviene grazie all'intervento dei solver, che sono degli middleware che competono per andare a occuparsi di spostare i fondi da una parte all'altra per l'utente, e che però garantiscono un'esecuzione, un costo di esecuzione estremamente migliore rispetto al mondo della messaggistica. Sono estremamente scalabili perché non hanno bisogno della scalabilità del layer 1, dato che i solver possono operare off-chain, possono utilizzare i propri fondi per soddisfare le richieste degli utenti, però è molto scalabile, quindi per questo, però è abbastanza opportunistico, quindi ci sono situazioni in cui grandi fondi non possono essere spostati, piccoli fondi con poca liquidità non possono essere spostati e quindi c'è un po' di, insomma, trade-off anche su questo. Quindi tra cross-chain con i messaggi e cross-chain con gli intenti c'è una bella lotta. Io direi che vanno usati tutti e due e non ignorati, né uno né l'altro, quindi non è il messaggio funziona per tutto, sempre bene, però serve per trasferire dati e informazioni in maniera sicura, mentre il meccanismo tramite solver apre al mercato libero, dà la possibilità di decentralizzare il processo e offre un costo per l'esecuzione delle transazioni decisamente più vantaggioso. Benissimo, criptoinvestitore, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento del Top 3 Crypto di maggio 2025. Quale di questi progetti ti è piaciuto di più e perché proprio Soul Protocol? Ovviamente fatemelo sapere, scrivetemelo nei commenti e scrivetemi anche quali progetti vorreste assolutamente vedere a giugno 2025 perché mi impegnerò per soddisfare le vostre richieste. Benissimo, criptoinvestitori, da Matteo è tutto.
Noi ci vediamo il prossimo mese con un nuovo appuntamento di Top 3 Crypto. Lasciate un bel commento, lasciate un bel like, iscrivetevi al nostro canale se disgraziatamente ancora non l'aveste fatto. Che dire, buona serata e buon yield a tutti quanti. Ciao!